sono Tiziana, come potete sentire dal mio accento sono veneta, precisamente dalla bellissima città di Treviso. Adesso mi trovo a Faro, che è la città che ho scelto come residenza. Vi racconto un pochino come è nata l'idea di venire qui in Portogallo e precisamente in Algarve. Un cliente del mio compagno, perché l'idea appunto è partita proprio da lui, avendo una casa alle Canarie, insomma ha spiegato un pochino com'è la situazione, come si vive e così, e lui ha cominciato a interessarsi di questa cosa, si è documentato su internet, ha scelto il Portogallo, gli mancavano ancora 2 anni per andare in pensione, nel frattempo se ne parlava, dopodiché nel 2017 allora abbiamo iniziata veramente l'avventura. Siamo venuti qui in esplorazione. Precisamente ci siamo appoggiati a 2 ragazzi molto carini che hanno un bellissimo resort a Silves, che è un po' in collina, fra Portimao e Albufeira. E con loro abbiamo cominciato a girare in macchina, ci hanno portato a vedere diverse zone del Portogallo, tutti i paesi, appunto per capire dove poter poi prendere la residenza. Dopo aver visitato queste cittadine, la prima cosa da fare è trovare un'agenzia che ti aiuti per quanto riguarda il trasferimento delle pratiche, perché diciamo nel nostro caso l'inconveniente era la lingua. Noi sinceramente non sappiamo neanche bene l'inglese, seguono perfettamente tutte le pratiche perché basta un minimo sbaglio e rischi di perdere la defiscalizzazione per 1 anno. Nella mia vita ho fatto tanti cambiamenti di tutti i tipi, ho cambiato tipo 10 case, tipo di lavoro, non sono certamente una persona stanziale come si dice, da noi se non vedi il campanile muori. Penso un po' come tutti, in Italia lasciamo anche i nostri affetti. Io personalmente ho 2 figli maschi e uno vive già in Germania da più di 20 anni ed ha 3 figli, un altro abita a Treviso vicino a me e poi ho lasciato un fratello e una sorella. Senz'altro non tutti quanti avranno preso bene questa scelta, però comunque penso che diciamo da una parte magari non me l'hanno detto, però sono rimasti anche contenti perché questa scelta qui, ecco. Spero che questa di Faro sia una scelta definitiva. È innegabile che si faccia questa scelta anche per una questione di soldi, nel senso che come sapete la pensione è defiscalizzata, per cui questo appunto è un primo fatto. Però per quanto riguarda anche noi non è un modo di dire e noi abbiamo scelto anche questa cosa come stile di vita. Noi abitiamo a Faro da 1 anno e mezzo. La prima cosa che mi ha colpito è stato il grande senso civico che hanno i portoghesi. Sono molto disponibili, amano la lingua italiana, la cultura, il buon mangiare e queste cose qui. Siccome noi insomma siamo anche dei buoni camminatori e ci piace molto la montagna, allora abbiamo messo su questo gruppo di trekking, insomma abbiamo fatto delle belle camminate dappertutto, di 15-20 km sulla laguna piuttosto che nell'entroterra, tutte le falesie da Albufeira fino a Sagres, e siamo andati anche nell'entroterra, ci sono delle belle location anche dentro, nel senso delle dighe. Per cui insomma il nostro gruppo funziona bene. Noi personalmente, io e il mio compagno con altri amici che sono arrivati dall'Italia, abbiamo fatto la camminata della Rota Vicentina, siamo partiti da Porto Covo, siamo arrivati a Sagres, 200 km sulla costa, precisamente camminando sempre sulla sabbia, è stato un po' faticoso, però panorami mozzafiato, veramente bello. Siamo stati alle Azzorre 1 mese fa, anche lì per il trekking, veramente anche lì bellissimo, un altro panorama, perché comunque le Azzorre sono isole vulcaniche. Su Facebook la mia amica Angela ha creato un gruppo, però più che un gruppo è una rivista e si chiama Gruppo Effetto Marao.
dove mi ha pubblicato la mia relazione per quanto riguarda l'esperienza che abbiamo fatto sulla Rota Vicentina. Adesso ho già preparato quella per le Azzorre e insomma speriamo che prenda piede buono, perché comunque anche questa è una bella iniziativa. Lì poi comunque al di là di questo si possono trovare tanti argomenti per quanto riguarda il Portogallo, luoghi da visitare, insomma è una bella informativa. Penso che, come avrete potuto vedere dai giornali nazionali, dalla Rai nazionale, dalla 7, hanno fatto diversi programmi sugli italiani. Parliamo del Portogallo in questo caso. Sono state dette tante cose. Sinceramente, credetemi, quello che vi devo dire è che il Portogallo offre tanto, però purtroppo in questo momento c'è stato il boom degli affitti, nel senso che con la grande richiesta di case, di appartamenti che ci sono, la grande, diciamo, migrazione degli italiani che vogliono venire in Portogallo, anche i portoghesi in questo caso e anche qualche agenzia immobiliare non proprio seria, italiani anche, si sono fatti furbi. Data la grande richiesta, gli affitti sono scrizzati al massimo, per cui, proprio parlando di cifre, una persona che prende 1.200-1.300 euro al mese non ha convenienza a venire in Portogallo quando deve comunque pagare un minimo di affitto di 600-700 euro al mese, a meno che le pensioni non siano 2, allora ecco che il conto può tornare. D'altro canto però la vita qui veramente è economica. Vai tranquillamente a mangiare non nei ristoranti turistici o quelli stellati, vai a mangiare nelle tasche, nelle trattorie portoghesi con 10-12 euro e anche meno. Al supermercato trovi di tutto, anche lì bisogna fare una scelta, per cui pesce va benissimo, buoni prezzi. Ripeto, l'unico handicap grosso è questo dell'affitto. Io penso che adesso come adesso siamo arrivati al picco massimo, secondo me adesso potrà solo scendere, magari non nel breve, però insomma speriamo così. Quello che consiglio vivamente per chi abbia l'idea e la voglia di trasferirsi in Portogallo è comunque di fare un bel giro esplorativo. Allora, l'Algarve viene considerato il top, nel senso che è un bel posto, c'è il turismo e per cui belle cittadine e tutto, per cui è la zona più cara. L'importante, appunto, ripeto, è fare un giro esplorativo, magari potendo anche dal nord visitare altre città, perché comunque altre realtà ce ne sono, meno care, così certo se si sceglie l'Algarve è come magari dire voglio andare, che so, a Positano, a Capri, a questo livello. Però comunque un'altra cosa molto importante a cui ci tengo tanto è: scegliete di trasferirvi in Portogallo per lo stile di vita. Prima di tutto ringrazio il canale Story Hunters TV per avermi dato l'opportunità di raccontarvi questa mia esperienza. Se posso essere stata utile con questa piccola intervista, spero di avervi detto delle cose buone e ciao ciao a tutti, a presto!